Oggi compio 49 anni. Oggi è il mio compleanno e lo sento addosso come una luce al neon accesa in una stanza ancora buia. Le ricorrenze spesso fanno questo effetto, illuminano tutto, anche gli angoli che preferiresti lasciare in penombra. Lo dico spesso che non amo festeggiare, che è solo una data. In realtà è un paravento. Se mi fermassi a festeggiare davvero, dovrei guardare in faccia quella voce che, puntuale, sussurra: sei solo, non hai fatto abbastanza. Stai sprecando anni che non torneranno. E quindi provo a non pensarci. Le feste, il compleanno, il Natale sono lenti di ingrandimento. Prendono ciò che c'è e lo amplificano. Da circa 6 o 7 anni il mio bilancio consuntivo sembra sempre uguale. Una colonna rossa che non mi piace guardare perché mi fa star male. Mi ritrovo in cucina tardi con il frigo che vibra e un bicchiere d'acqua in mano, a fare i conti con un tempo che non si può archiviare né riaprire. È andato. Ho certamente vissuto più tempo di quello che mi resta e quando penso agli anni belli che scorrono, il cuore si stringe e mi fa male. Come vorrei festeggiare? Con amici, con mio figlio, con il suono delle risate e la voglia di tutti di essere lì in quel momento in maniera consapevole. Come festeggio? Da solo a casa nel silenzio. Mio figlio non sa che è il mio compleanno perché sua madre lo dimentica ogni anno e io non ho voglia di ricordarmelo, figuriamoci di ricordarlo. Va bene comunque che lui sappia che una volta all'anno è il compleanno della madre e insieme io e lui compriamo un regalo, che sceglie lui ovviamente, prendiamo la torta e festeggiamo con intenzione. Se non avessi incontrato il buddismo e il minimalismo, probabilmente questa giornata mi schiaccerebbe. Insieme mi hanno dato strumenti semplici ma concreti. Il minimalismo mi ha insegnato l'arte del montaggio, ovvero tagliare scene inutili per far emergere la storia vera. Il buddismo mi ha messo in mano 3 cose: respiro, presenza e sguardo gentile. E mi ha spiegato la prima freccia e la seconda freccia. Il dolore che arriva, quello che ci infliggiamo da soli quando rimuginiamo, confrontiamo e giudichiamo. Quando sento il colpo del compleanno, provo a fermare la seconda freccia. Inspiro, espiro e lascio che il nodo passi senza costruirci sopra un romanzo. Essere umano però significa che a volte non ci riesco. Ci sono sere in cui mi stendo sul divano e fisso il soffitto, convinto di aver perso l'orientamento. Ci sono mattine in cui accompagnare mio figlio a scuola è l'unica cosa che mi mette a fuoco. Lui ride per una sciocchezza e per qualche metro la testa smette di far rumore. Quando ritorna con sua madre, la casa resta vuota e la solitudine può graffiare o abbracciare. Se la ascolto con rispetto, diventa spazio. Cammino piano, cucino senza fretta, rimetto in fila i pensieri come i libri su uno scaffale. Non è un trionfo, è solo manutenzione dell'anima. Oggi voglio provare a cambiare cornice, non trasformare il compleanno in un tribunale, ma in una soglia. Non voglio chiedermi quanto valgo, come se fossi in un foglio Excel, ma chiedermi che direzione scelgo da qui. Da ragazzo pensavo alla vita come un'autostrada infinita. Adesso la sento come una strada di campagna, possiamo dire, più stretta, ma con panorami che prima non vedevo. Posso rallentare per guardare i campi, posso fermarmi a bere dalla fontana, posso tornare indietro se ho sbagliato bivio. La vera ricchezza non è occupare ogni minuto, è difenderne alcuni come fossero una riserva naturale. Quando arriva il conto dei rimorsi e dei rimpianti non scappo più. I rimpianti sono i non ho provato, i rimorsi sono i ho ferito. Ai primi rispondo con un passo in avanti. Se ieri ho taciuto, oggi dico. Se ieri ho rimandato, oggi inizio di 1 centimetro. Se ieri mi sono fatto piccolo per paura, oggi mi presento per quello che sono. Ai secondi rispondo con riparazioni possibili. Una telefonata scomoda, una scusa senza ma, un gesto concreto che riallinea i fatti alle parole. Non cancella il passato ovviamente, ma cambia l'idea del presente. E questo è già moltissimo. C'è anche una trappola moderna che oggi voglio disinnescare, ovvero il paragone. Nel giorno del mio compleanno il feed è pieno di torte perfette, feste piene, il miglior anno di sempre. E sui social, quelli che ho ancora aperto per lavoro, decine, centinaia di messaggi privati da persone che non conosco e che dicono sempre più o meno la stessa cosa. Trascorri una giornata felice con le persone che ami. Già, la felicità. Se mi misuro su quel metro, perdo sempre. Allora cambio unità di misura. Quanto amore ho messo oggi nelle cose? Quanto ascolto ho portato nelle conversazioni? Quanta verità ho concesso a me stesso anche quando non ero al massimo? A conti fatti sono questi gli indizi che seguo e che mi tengono in piedi. Non voglio farla più facile di quanto sia, ovviamente ho i miei vuoti, i miei tremori, le parole dette male e quelle mai dette. Ma ho anche una bussola nuova che a 49 anni mi sembra l'unica onesta, ovvero l'essenziale. Non come rinuncia, ma come fedeltà.
togliere ciò che non nutre per far spazio a ciò che mi tiene vivo. A volte è un oggetto in meno, più spesso è un pensiero in meno che mi occupa la testa. A volte è una stanza più vuota, più spesso è un'agenda più sincera. E dentro questa cornice, gli insegnamenti che porto nel cuore mi ricordano che tutto cambia. Anche questo nodo, anche questa luce. L'unica cosa è l'attenzione che ci porto. Allora, invece di una lista di desideri, oggi mi regalo alcune promesse quiete. Prometto di scegliere più spesso la gentilezza invece della fretta, di custodire mio figlio come priorità e proprio per questo di scegliere relazioni e lavori che onorino chi sono. Di tornare al respiro quando la testa corre, di non misurare la mia vita con i numeri sotto un post, di fare spazio all'azzurro quando tutto sembra grigio. Se mi perdo, e questo capiterà, farò di tutto per tornare a casa. Quel punto dentro dove posso respirare senza dover dimostrare niente. Se stai attraversando anche tu una ricorrenza che punge, tieni per un secondo la mia mano. Non minimizzare. Importa, è una data che fa rumore, ma non lasciarle il potere di decidere chi sei. Oggi possiamo provare a fare un gesto minuscolo, ma anche rivoluzionario, ovvero scegliere una cosa sola da lasciare andare, per una settimana magari, e una cosa sola da iniziare per 10 minuti al giorno. Non serve che sia brillante, serve che sia vera. Il resto lo farà il tempo, quel tempo che non torna indietro, lo sappiamo, ma che se lo ascoltiamo sa ancora portarci avanti. E allora sì, me lo dico lo stesso, buon compleanno. Non perché tutto vada bene, ma perché sono qui, vivo, presente, integro anche se con un po' di acciacchi. Festeggio senza festa, ma con un grazie grande come un respiro, per ciò che c'è stato, per ciò che comunque c'è e per ciò che verrà. E se stasera, prima di spegnere la luce, riuscirò a sussurrare "ne è valsa la pena", sarà già una celebrazione, piccola per carità, vera e mia. E domani, che comunque non è garantito, ma che oggi preparo comunque, proverò a farlo un po' meglio, anche solo di un passo, anche solo di un respiro.